Buongiorno a tutti amici, oggi vorrei parlare di un tema di cui volevo trattare in passato ma che poi mi era appunto passato di mente e che poi mi sono scordato di fare. Il tema è quello delle false trasformazioni fisiche. Cosa mi ha fatto tornare in mente questo argomento? Il recente video di Alex Multiverse. Faccio 30 giorni di allenamento come The Rock, la mia trasformazione fisica. La motivazione per questo video è inoltre stata alimentata dal fatto di aver visto che alcuni ragazzi hanno scritto privatamente ad Alex dicendogli che era, diciamo, un imbroglione, che comunque stava ingannando i suoi follower, i suoi allievi, mostrando una trasformazione fisica non reale. A che poi Alex si è difeso dicendo che invece la trasformazione era effettivamente reale, eccetera, eccetera. Ma partiamo dal principio. La prima persona, credo, su YouTube che mostrò quanto il mondo dei fitness influencer fosse abbastanza falso e montato ad hoc fu un certo Conor Murphy. Conor Murphy mostrò in un video quanto una semplice preparazione fotografica potesse effettivamente cambiare radicalmente l'aspetto di una persona anche dopo 15 minuti. Molti avevano sempre sulla bocca il fatto di è Photoshop, quando in realtà non è l'unico trucco con cui poter effettivamente ingannare le persone con una foto, con alcune semplici accortezze, quali inclinazione del corpo, illuminazione, pre-pump, post-pump, quindi anche quello fondamentale. Tutti questi piccoli dettagli portano il tuo fisico a diventare lo stesso identico fisico, però in un'ottica completamente stravolta. Poi pare che sia passato, non lo so, mesi di allenamento. Quel video per l'appunto era incentrato sul fatto che non è sempre Photoshop, ma che ci sono altri trucchi. In questo caso specifico invece voglio parlare delle copertine dei video YouTube che mostrano le trasformazioni fisiche per capire quanto esse sono nell'effettivo reali. Prendo come esempio la sua ultima copertina del suo ultimo video e l'ho ovviamente analizzata, l'ho guardata e ho tratto subito le mie conclusioni. Senza voler perdere ulteriore tempo, signori, so che voi volete già sapere la risposta. È stato utilizzato Photoshop? Assolutamente sì. Poi Photoshop, che sia un altro programma, non ha importanza. Uno potrebbe usare anche Paint per dire, cioè finché tu prendi una foto, ci applichi dei ritocchi di qualunque tipo, non è più la foto originale, ok? Non è importante che sia Photoshop. Uno dice Photoshop genericamente, ma magari uno Photoshop neanche sa usarlo. Hanno ragione i ragazzi, sì e no. Nel senso, vi spiego cosa intendo, perché io non sono qui per difendere nessuno, io voglio semplicemente dare il mio punto di vista il più obiettivo possibile. Come avete notato cerco sempre di fare in tutti i miei video. Alex l'ho criticato in passato, lo critico anche tuttora se devo, come critico altre persone, ma cerco sempre di farlo in una maniera sensata. Il punto è questo: io ho guardato il video, effettivamente a inizio video lui presenta una forma fisica in bulk e dopo andrà a fare questi 30 giorni di allenamento alla The Rock e vedrà poi qual è il suo cambiamento. C'è da dire che sicuramente dopo 30 giorni di un allenamento serio, effettivo, e anche una dieta che immagino abbia fatto ben settata e tutto, che questo io non lo metto in dubbio, cioè non posso vederlo direttamente ma immagino lo abbia fatto. Io ho guardato anche più volte le due situazioni, effettivamente dei cambiamenti ci sono. Sembra un po' più asciutto, l'addome è un po' più definito, qualche cambiamento c'è. Il cambiamento c'è stato, ma allora in cosa risulta parzialmente ingannevole il tutto? Nell'immagine di copertina. Se noi andiamo a vedere l'immagine di copertina notiamo subito che c'è qualcosa di strano. Vediamo Alex prima in una determinata posa, poi in un'altra. La prima immagine, come potete vedere, Alex è in una posa, si può definire rilassata, perché è un altro dei punti che non avevo detto, quanto influisce anche la posa. Cioè un conto è uno che sta così, un conto è uno che sta aperto, cioè fa tanto anche questo. Anche stare in flex piuttosto che stare rilassato comunque influisce molto sulla qualità poi della foto. Nella prima foto addirittura l'addome non si vedrebbe perché lui è praticamente spanzato di fuori. Nella seconda invece cazzo è mega in pump, in tiro, in flex, lui c'ha sta cosa di mettere sempre il tricipite. Questa foto, questa copertina purtroppo non l'ho trovata in forma grande. Voglio però mostrarvi un'altra copertina in cui sono stati applicati gli stessi, diciamo, trucchi grafici per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando. Ecco, in quest'altra copertina che vi mostro adesso
potete vedere lui con altri due atleti in uno dei suoi tanti video, sopra il pezzo del video molto vicino a quello dove è stata fatta la copertina e sotto la copertina. Come potete vedere sono tutti e tre ragazzi che hanno effettivamente un certo fisico, si vede che ce l'hanno il fisico. Cosa cambia però? La definizione sembra aumentata molto. Questo non significa, come magari alcuni pensano, che mi avevano anche detto che i muscoli sono stati aumentati, che i volumi sono maggiori. Allora, tutto ciò che è stato fatto è stato aumentare la saturazione, che quindi fa risaltare meglio i muscoli, e come potete notare nelle intersezioni muscolari, quindi proprio dove si vede effettivamente la definizione dei muscoli, è stato aumentato il contrasto. È stata ritoccata la foto? Assolutamente sì, la foto è stata ritoccata, ma la vera domanda che io mi pongo è stata ritoccata in modo invasivo? Io vi dico, per me no. Ma perché? Perché queste sono foto o immagini che vengono utilizzate per delle copertine di video di YouTube e sarei un ipocrita se vi dicessi che io stesso non faccio questa cosa. Ma vi dirò di più, lo fanno tutti. Mettere in risalto determinate cose nelle copertine è una prassi comune per rendere, diciamo, più appariscente un video, per farlo notare meglio e per essere più cliccabile. Ma non è sbagliato, se poi nel video mi viene mostrato quello che effettivamente è, ok, uno può dire è un po' clickbait l'immagine. Ditemi quanti di voi almeno una volta su Instagram non hanno preso una foto normale e hanno aumentato come cazzo si chiama quel filtro di merda che usano tutti, oddio non me lo ricordo, aspettate che vado. Quando vedo la gente che usa quel filtro, vi giuro mi viene da sboccare perché la gente non lo sa usare. Ah sì, struttura. Quante volte ditemi avete visto persone su Instagram utilizzare a sproposito il filtro struttura? O lo mette e fa bam, barra al massimo e vengono ste foto che sembrano delle persone che sono state appena ustionate, tipo tutto quello che noi vediamo pubblicato, quasi mai sono foto naturali al 100%, cioè non prendiamoci in giro. Poi bisogna vedere quanto effettivamente si è andati oltre in questa cosa, però io stesso vi posso dire che nelle foto che pubblico sul mio profilo di Instagram io non mi ritocco mai i volumi e non voglio mai essere particolarmente eccessivo in modifiche, però essendo io abbastanza bianchiccio di colorazione, soprattutto d'inverno, il tono della mia pelle lo faccio sempre un po' più vivido, soprattutto quando non sono abbronzato perché mi fa un po' morente, se no. E poi comunque anch'io correggo i contrasti, quelle cose lì, quindi non voglio essere eccessivo, però anch'io uso questi mezzucci, diciamo. Ci sono tante altre persone su YouTube che hanno fatto questi video di trasformazioni fisiche mettendo copertine che sono modificate. Questo video non è stato fatto perché voglio difendere Alex, anche perché comunque sto dando ragione a chi ha detto che la foto è ritoccata, perché la foto è ritoccata. Le cose stanno così. Poi sta all'onestà intellettuale di una persona a voler capire quando una cosa è stata fatta per un determinato motivo di vendita. Nel video effettivamente lui poi ha mostrato qual è stato il suo reale cambiamento, che ovviamente non è stato evidente come nella copertina. Ma ragazzi, diciamocelo, se io, Andrea Eldrazi, mio nome all'anagrafe proprio, da oggi mi mettessi, dico 30 giorni il mio cambiamento, in cui mi alleno a stecca, magari faccio un allenamento iperpotente, proprio di cattiveria per cambiare, io sono sicuro che se poi vado a prendere la mia foto con una luce del cazzo, magari anche un po' ingobbito, intristito, che ne so, che ho la giornata storta, una luce di merda magari con 10 pixel, eccetera, e poi vado a farmi la foto della fine dei 30 giorni, anche quella non la curo, e poi la metto come copertina, la gente dice ma che cazzo di cambiamento di merda ha fatto sto qua. Adesso vi faccio un altro esempio: quante volte avete visto persone che nei social vanno a mettere il cambiamento estetico dei loro allievi, il prima e il dopo? Ma adesso ditemi perché il prima è sempre una cazzo di foto di merda in penombra, sgranata, fatta con un 3310, mentre il dopo pare sia stato fatto in un set fotografico. È assurda questa cosa, perché la qualità delle due foto, le luci non sono identiche. Se mi fai vedere un prima e dopo dovrebbe essere tutto proporzionalmente identico, cosa che non è mai. Ma perché? Perché uno vuol fare risaltare un cambiamento. Questo si chiama marketing. Io spero di essere stato chiaro anche stavolta, spero che questo video vi abbia illuminato per chi aveva bisogno di capire determinate cose su questo mondo dei ritocchi fotografici o di Photoshop. E niente, io vi ringrazio e aumentiamo un po' la saturazione, grazie. Ok, meglio così. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!
mi è inoltre che cazzo però, porco Cristo,